Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Faccio questo video un po' improvvisato perché avevo in programma un'altra serie di video che era sempre dedicata al decluttering relativi alla riorganizzazione dello sgabuzzino e dell'armadio. Se mi seguite su Instagram lo saprete, ma ho fatto una challenge di 15 giorni dedicata al decluttering e quindi nel frattempo ho anche registrato del materiale per dei video da fare qua su YouTube. Se non fosse che, come al solito, ogni tot mi succede questa cosa, la schedina mi ha dato problemi, ho dovuto formattarla e quindi ho fatto un pasticcione. Mi dispiace un po' perché avevo registrato anche le varie clip relative alla stanza che poi è diventata una stanza armadio, perché avevo registrato tutta la parte in cui smontavamo i mobili e li rimontavamo di là, però vabbè, non importa, farò comunque un video anche senza quella parte lì. Detto questo, oggi andremo a vedere insieme il catalogo, tra virgolette, di Zara Home. Ho notato che ci sono delle novità molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione degli interni dell'armadio, e quindi andiamo subito a vedere quali prodotti ci propongono. Zara Home è uno dei miei negozi di arredamento o comunque di decor per la casa preferiti in assoluto, perché hanno veramente uno stile un po' particolare e unico che comunque si va a differenziare rispetto a tutti gli altri negozi, appunto. Allora, questa è la nuova collezione. Abbiamo delle custodie per abiti che sinceramente, a meno che non siano degli abiti proprio molto particolari da sera, per qualche evento, qualcosa di particolare, io non utilizzo. Sono curiosa di sapere se voi le utilizzate. Sembrano fatte di un materiale molto naturale, cioè mi sembrano di lino probabilmente. Mi piace proprio la scelta dei tessuti, infatti sono al 55% di lino e 45% di cotone. Passiamo poi agli organizer. Ci sono queste ceste che sono molto simili ad alcune ceste di Ikea per quanto riguarda appunto la funzione che possono svolgere, però sono totalmente diverse per quanto riguarda il materiale, perché anche queste sono sempre in lino e cotone e a me piace tantissimo questo stile. Per ora, a quanto mi dà il sito, quelle più piccoline non sono ancora disponibili sul sito italiano, quindi abbiamo quella più grande che viene 15,99 € ed è 36x28, che comunque non è grandissima effettivamente. Molto pratiche perché hanno la maniglia, sono veramente ben fatte. Sono super curiosa di vederle in negozio. E queste erano le ceste. Poi abbiamo queste scatole, che sono scatole pieghevoli che mi ricordano tanto la serie Scab di Ikea, che sono quelle scatole per, ad esempio, per le scarpe, perché hanno la stessa chiusura che in teoria dovrebbe avere un velcro. E poi hanno la retina davanti, proprio come le Scab in versione portascarpe. Però mi sembra anche qua un materiale decisamente migliore. Hanno anche la stessa cerniera fatta esattamente così, perché poi appunto si può appiattire, ecco. Mi piace anche il fatto che ci sono questi piccoli dettagli che alla fine fanno anche un po' la differenza, diciamo. La custodia. Anche questi sono degli organizer praticamente identici alla serie Scab, è un'altra serie di cui ora non mi ricordo il nome, ma ve l'avevo menzionata su Instagram, che si possono appendere direttamente all'armadio. Quindi se magari non avete scaffali o avete un armadio soltanto con la parte del binario al quale si possono solo appendere le cose, potrebbe anche essere una buona idea recuperare dello spazio in questo modo, avendo così una sorta di scaffale, ecco. Mi piace anche tantissimo il dettaglio qua sopra in ecopelle o in pelle, e anche questo è comodissimo perché poi si può andare a richiudere così una volta che dovete trasportarlo o portarlo in un'altra casa, ad esempio. Veramente ben fatto, mi piacciono tantissimo. Viene 22 €. Adesso sono curiosa di vedere quanto costano quelli di Ikea. Andiamo subito a vedere. Viene 9 €, ok, viene decisamente meno. Questo qua, molto molto simile. Sono curiosa di vedere il materiale di questo. Poliestere riciclato.
Comunque devo dire che alla fine questo viene 10 euro perché 9,95 euro, questo viene 23 euro e c'è una differenza effettiva di prezzo, però alla fine il materiale di Zara è decisamente migliore perché alla fine è naturale, cotone lino, direi che vale questa differenza. Poi bisogna vedere a livello di stabilità com'è, perché ad esempio quello dell'Ikea magari rimane un po' più rigido e rimane meglio, diciamo, no? Invece questo dovremmo un attimino vedere com'è. Magari gli scaffali, essendo morbidi, poi tendono ad imbarcarsi, non lo so, magari hanno anche un cartoncino all'interno che li rende stabili, questo è da vedere. E sono curiosa anche di sapere se voi li avete già acquistati, se li avete visti in negozio, eccetera, che idea vi siete fatti. Altre cose per gli abiti. Ah, ecco, queste invece sono bellissime. Sono un po' carucce anche in questo caso perché alla fine vengono 35 euro. 36, poi alla fine mi inganna sempre perché virgola 99. Comunque queste sono veramente ben fatte, cioè a differenza magari di quelle dell'Ikea che sì, vengono molto meno. Io personalmente ho preso quelle di Ikea, ve le faccio anche vedere, anche quelle ve le ho fatte vedere su Instagram. Allora ne avevo un paio così, però queste erano piccoline e allora poi ne ho acquistate di nuove di un'altra serie che non è questa, è questa qua, della serie Stuck. Mi trovo benissimo con queste perché sono più alte e quindi riesco a farci stare più cose, ecco, mentre le altre, essendo più bassine, mi lasciavano uno spazio sopra che poi rimaneva inutilizzato. Io le tengo nella parte superiore dell'armadio, ho un piccolo spazio sopra e sono riuscita a metterne due una a fianco all'altra. Però devo dire che questa è proprio un'altra cosa, ecco, non c'è neanche da paragonare effettivamente, perché anche a livello proprio di design a me piace decisamente di più questa, però non so se andrei a spendere 36 euro per una scatola contenitore effettivamente. E sono belle grandi, sono ottime per la biancheria da letto e qualsiasi cosa. Mi piace tantissimo questo stile innanzitutto, con questi dettagli marroni più scuri che contrastano. È interessante il fatto che ci sia anche lo spazio per un'etichetta, sembra quasi una valigia di quelle vecchio stile, mi piace un sacco. Poi c'è tutta questa serie di contenitori di varie dimensioni, in questo caso i prezzi sono decisamente più bassi e andiamo a vedere come sono fatte. Sono anche leggermente diverse, però sembrano comunque ben fatte e tutti i dettagli, ecco, mi sembrano ben lavorati. Si possono anche chiudere e piegare, quindi niente male. E sono completamente in cotone. Mi piace un sacco anche la custodia, che comunque alla fine è un'altra cosa che può essere riutilizzata. Poi ci sono questi che sono sempre da appendere, degli organizer da appendere, nei quali si possono organizzare sia delle borse, ma volendo anche scarpe tipo ballerine o ciabattine così di questo tipo. Si può usare anche tranquillamente in bagno, per esempio, ed ha un gancetto così semplicissimo e sempre questa fascetta in pelle. Questi sono invece una cosa ancora diversa rispetto a tutte le varie cose che ho visto da Ikea finora, perché hanno questa forma un pochettino più a borsa, diciamo, più squadrato, e sono appunto da appendere ad esempio a dei binari o come in questo caso ad una scala. Sembrano comodi sia in bagno, però in realtà questi si possono anche appendere direttamente nel binario dell'armadio, quindi se magari dovete riporre le cinture o qualche accessorio si può appendere direttamente all'interno dell'armadio. Poi ci sono questi ganci per gli asciugamani particolari. Ora direi non andiamo a vedere tutto il sito perché sennò non finiamo più. Direi che abbiamo visto un bel po' di cose, ce ne sono altre di novità ma mi soffermerei qua. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video, fatemi sapere ovviamente come sempre le vostre opinioni su queste varie cose che abbiamo visto, se alcune le avete acquistate, come vi trovate, eccetera. Io vi mando un bacione, buona domenica e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.